Oggi abbiamo il grande onore di avere con noi il dottor Filippo Spiezia, che è vicepresidente di Eurojust, che è l'Agenzia Europea di Cooperazione Giudiziaria dal 2017, è stato sostituto procuratore antimafia nel 2003 e membro della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo dal 2012. Grazie per essere qui con noi, dottor Spiezia. Grazie a voi, grazie a voi. Lei ha scritto un libro interessantissimo che davvero raccomando, che si chiama Attacco all'Europa, che è una mappa interessantissima per capire dove siamo, dove stiamo andando, ma soprattutto, questo è l'aspetto positivo, quali strumenti nuovi abbiamo per poter fronteggiare due tematiche che sono un po' le grandi tematiche non solo dell'Europa ma del mondo, ovvero il terrorismo e il crimine organizzato. Cominciamo proprio dal punto di congiunzione, il famoso Crime Terror Nexus. In Europa, sì, secondo lei, a che punto siamo e che armi possiamo usare per contenerlo? Allora, grazie per questa domanda estremamente stimolante. Il tema del nesso tra crimine organizzato e terrorismo, nonostante alcune sollecitazioni molto chiare in questa direzione da parte delle Nazioni Unite con delle specifiche risoluzioni, a mio avviso e per l'esperienza anche che Eurojust, è un tema che richiede ancora che ha anche ampi margini di approfondimento e di sviluppo, perché come sappiamo questi due temi nascono diciamo non collegati tra loro. Concettualmente, lo dico anche per gli ascoltatori, c'è una chiara distinzione tra la criminalità organizzata e il terrorismo. Come è noto, il terrorismo si caratterizza per l'uso sì della violenza, dello scopo intimidatorio, ma è connotato da questa finalità, tra virgolette, politico-ideologica, mentre il crimine organizzato tende a perseguire soprattutto scopo di profitto. Questa distinzione, che poi si trova riflessa anche in importanti strumenti internazionali, lei pensi alla Convenzione ONU del 2000 sul crimine organizzato, dove volutamente il legislatore internazionale non ha fatto un espresso riferimento in convenzione al terrorismo, contrasta con quello che poi la pratica ha disvelato, e cioè nell'evoluzione delle attività sia investigative che direi anche dei sistemi di sicurezza sta emergendo sempre più la consapevolezza del progressivo nesso, del collegamento tra crimine organizzato e terrorismo. E in altri termini si sta comprendendo sempre più che il terrorismo è una sfida globale che non può essere affrontato soltanto, diciamo, dal limitato angolo visuale dei singoli stati, e quindi con un approccio, direi, tradizionalmente circoscritto ai singoli ambiti, alle singole giurisdizioni nazionali. Questo è un approdo che, ripeto, è il frutto di un percorso più o meno lungo, che è stato sollecitato anche da alcune risoluzioni, come dicevo, delle Nazioni Unite. Se noi riflettiamo al dato della esperienza pratica, noi ci accorgiamo che di questo nesso ormai, diciamo, ne abbiamo consapevolezza a partire dall'attacco alle Torri Gemelle. Possiamo dire che nessuno più può dubitare. Il fatto che i talebani e Al-Qaeda abbiano guadagnato dal traffico di oppiacei, di estorsione, dal traffico di armi, come dire, è un dato questo acquisito alla letteratura criminologica, meno a quella giudiziaria, perché qui appunto si scontano quelle difficoltà alle quali ho fatto cenno, che sono innanzitutto di tipo concettuale, ma poi si riflettono anche sul piano pratico. Poiché a me piace essere molto concreto, le dico che noi abbiamo, ad esempio, e questo è un dato che può essere comunicato perché è frutto, come dire, di una procedura già esitata, delle evidenze abbastanza significative anche nell'agenzia Eurojust. Ci siamo occupati del supporto al coordinamento della Procura di Cagliari e di Brescia, due autorità giudiziarie italiane, in una procedura culminata con un'ordinanza del Tribunale di Brescia nel 2018 a carico di un gruppo jihadista salafita di Al-Nusra, e questo gruppo era impegnato sia nel riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di migranti, quindi qui c'è anche un ulteriore collegamento con un'altra tipica attività
appannaggio dei gruppi criminali transnazionali che del In finanziamento. Italia questa attività di riciclaggio era su tutta l'Europa o specificatamente in Italia? No, abbracciava vari paesi europei, Mm. tant'è vero che da qui poi il coinvolgimento di Eurojust, noi ci siamo occupati appunto del supporto alla cooperazione, attivando tutti i canali di cooperazione con vari paesi, Danimarca, Regno Unito, Germania, Olanda, con dei risultati anche importanti, perché questo poi ha consentito, insieme di queste informazioni di carattere finanziario, di poter emettere un provvedimento cautelare che ha trovato anche un importante riconoscimento, che si aggiunge, ripeto, a un lungo lavoro degli investigatori italiani fatto attraverso attività di intercettazione. Ed è incredibile come attraverso quelle intercettazioni, tra l'altro io mi sono occupato di questa procedura già quando ero a Roma, alla direzione nazionale dove seguivo la Procura di Cagliari, ecco, le evidenze che risultavano dalle intercettazioni davano conto del diretto collegamento di questi gruppi criminali rispetto a vari fatti di terrorismo che diciamo, andavano a registrarsi sullo scenario internazionale. Quindi c'era un diretto link, un diretto collegamento tra l'attività di raccolta del denaro attraverso il sistema fiduciario della Wala con il finanziamento, diciamo, delle attività terroristiche. Quindi lei mi scusi, lei ritiene che a questo punto l'istituzione di questo registro europeo antiterrorismo può essere utile anche in questo senso, cioè nel coordinare operazioni, avere informazioni sulle capacità di riciclaggio del denaro che proviene da gruppi di matrice terrorista? Io credo che l'istituzione del registro europeo antiterrorismo che abbiamo lanciato ad ottobre dello scorso anno, Eurojust, sia una delle buone pratiche che andrebbe esportata a livello mondiale. Tra le appunto, pratiche che vengono anche raccomandate dagli esperti è proprio quello di applicare su base quantomeno regionale, quindi noi stiamo parlando ovviamente qui del contesto dell'Unione Europea, dei sistemi di condivisione delle informazioni attraverso il supporto ovviamente di appropriati database. Perché questo è importante? Perché molte volte le informazioni di cui dispongono le singole autorità nazionali potrebbero avere scarsa significatività, ma lo ricevono invece e quindi lo scenario si completa, o meglio si può chiarire attraverso il collegamento con i dati che sono nella disponibilità di altri paesi e di altri sistemi di investigazione. Lei comprenderà che il funzionamento e la chiave di successo di un tal sistema è legata al fatto che tutti condividano e tutti condividono tempestivamente. In questo momento la difficoltà è che in alcune giurisdizioni nazionali sta prevalendo un'interpretazione secondo cui il dato da immettere nel nostro registro è solo quello relativo a fatti di terrorismo che abbiano già una proiezione internazionale. Noi abbiamo riflettuto su questa impostazione e tra pochi giorni ci sarà il primo meeting di tutti i corrispondenti nazionali in materia di terrorismo ad Eurojust, dove noi patrocineremo un'interpretazione più ampia, estensiva, e cioè vanno immessi nel sistema, in questo diciamo cervellone elettronico, anche i dati che possono avere una proiezione solo nazionale apparentemente, ma che attengono a fatti di terrorismo, a nomi relativi a soggetti, numeri telefonici, collegamento ad organizzazioni terroristiche. Perché? Perché in realtà il senso dell'esperienza è che proprio dal collegamento, dal match con i dati immessi da altre autorità, possono venire fuori degli spunti molto importanti per gli investigatori. Parliamo adesso di crimine organizzato, perché lei porta un contributo molto importante, secondo me, a livello europeo, e perché ci sono delle criticità a livello europeo nella considerazione del fenomeno mafioso. Pensiamo che ci sono diversi paesi che non riconoscono, per esempio, il reato di associazione mafiosa, per non parlare poi dei reati economici che sono diventati l'altra faccia della medaglia, che hanno in genere pene abbastanza basse. Diciamo che possiamo vedere questo asse: da un lato un crimine transnazionale rapido che è capace di adattarsi velocemente ai tempi e ai luoghi, e dall'altro un diritto penale che rimane però ancora una questione nazionale. Allora, come possiamo superare questo e quali sono gli strumenti, no, che possiamo mettere in campo?
Sì, lei ha colto un po' i punti deboli del sistema che sono anche, credo, abbastanza nettamente tracciati nel mio saggio. Cioè, noi abbiamo un problema di assetti normativi in materia di crimine organizzato, di associazione a delinquere, che risale a una decisione quadro dell'Unione Europea del 2008. Questa decisione quadro è stata, come dire, adottata nel contesto pre-Lisbona, quindi di un contesto giuridico istituzionale a livello europeo, nel quale gli Stati membri avevano, diciamo, una ampia discrezionalità nella fase discendente di trasposizione della normativa nei sistemi nazionali. Spero di non essere stato tecnico. Sostanzialmente a livello europeo noi avevamo il paradigma, il modello del reato associativo, poi ciascuno Stato lo ha trasposto cercando di rispettare alcune caratteristiche fondamentali. In quel sistema non c'era una possibilità di controllo a livello europeo, pensiamo a un'azione cosiddetta di infringement da parte della Commissione europea, cioè nel senso che la Commissione non poteva andare a contestare come i singoli Stati avessero trasposto la normativa. L'effetto è stato che abbiamo alcuni paesi che non hanno, come lei ha detto, una normativa, alcuni paesi in particolare del nord Europa, altri che l'hanno trasposta con diciamo, caratteristiche peculiari rispondenti alle proprie tradizioni giuridiche. Un modello che è molto lontano anche dal nostro reato di associazione mafiosa. Quindi divergenze sul piano dell'assetto normativo hanno avuto un impatto pratico sul piano operativo, perché è chiaro che quando noi andiamo a cercare la collaborazione in giurisdizioni straniere e si vanno a richiedere delle misure intrusive, pensiamo a intercettazioni, perquisizioni che insomma impattano i diritti fondamentali, scatta la verifica da parte dell'autorità richiesta del requisito della doppia incriminabilità, cioè si vuole a livello giudiziario che appunto il fatto sia previsto come reato anche nel proprio ordinamento. Ora, io ho più volte lanciato appello anche in occasione di meeting, di riunioni a Bruxelles, innanzi al Parlamento europeo, affinché nel quadro del Trattato di Lisbona si possa andare ad aggiornare questa normativa, non solo per questo profilo di disarmonia normativa che ho sottolineato, ma anche perché abbiamo nel frattempo avuto un'evoluzione del modello di business dei gruppi criminali operanti, sicché anche quella normativa del 2008 è comunque non più adeguata. Vi spiego. Quando noi abbiamo gruppi criminali, pensiamo al modello delle organizzazioni mafiose italiane, che sono, diciamo, costituiti allo scopo di esercitare il controllo su attività economiche, sfruttando una forza di intimidazione che non è, diciamo, direttamente esercitata nel territorio straniero, ma deriva dal collegamento con la casa madre, noi ci troviamo di fronte ad un modello operativo molto particolare in cui se andiamo a segmentare l'analisi del fenomeno soltanto sulla proiezione esterna, non riusciamo a cogliere tutta la pericolosità dell'organizzazione che deriva dal suo collegamento con la casa madre. Quindi è necessario a livello europeo che si provveda alla definizione di una nuova fattispecie di reato associativo che da un lato evidenzi il fatto che oggi le organizzazioni criminali sono orientate sempre più al business. Quindi, esatto, si avvalgono di facilitators che sono grandi professionisti della finanza. Grandi professionisti, e certo, e poi questa dimensione transnazionale, lei consideri che la dimensione transnazionale delle organizzazioni criminali, che spesso è anche impatta, diciamo, l'attività di ricerca della prova, nel senso che è più difficile andare a cercare la prova in più giurisdizioni, purtroppo non ha un immediato riflesso sul profilo sanzionatorio. Io invece mi aspetterei che di fronte a queste organizzazioni criminali il trattamento punitivo, una volta accertata la responsabilità, sia ovviamente più grave. E quindi è necessario che si faccia tutto questo ed è necessario anche, ovviamente, sotto il profilo operativo, che si completi il quadro che attiene al contrasto patrimoniale in senso stretto. Cioè noi abbiamo... Prego. Sì, noi abbiamo in materia di... la legislazione antiriciclaggio è molto articolata e ricca, ma questo è il settore nel quale, quello del contrasto patrimoniale alle organizzazioni criminali, nel quale si registrano i maggiori insuccessi. La Commissione europea ha stimato che il 98% dei proventi di reato
prodotti dall'attività criminale delle organizzazioni criminali sfugge sostanzialmente a provvedimenti di sequestro e confisca. Quindi vuol dire che siamo quasi all'anno zero sotto questo profilo. Va fatto molto di più a livello nazionale e a livello europeo. Pensi, questo ho citato nel testo, tutte le difficoltà che noi abbiamo quando andiamo a chiedere la cooperazione a paesi che sono parte dell'Unione Europea, quali Malta, Cipro, giurisdizioni che purtroppo ad oggi costituiscono ancora dei paradisi penali e paradisi fiscali. L'impegno delle istituzioni è stato forte, ma evidentemente dobbiamo ancora continuare su questa strada. E la grande sfida, come lei ha anticipato, in realtà poi si gioca fuori dall'Europa, tant'è che il titolo del suo libro in questo senso è profetico, Attacco all'Europa, che presuppone un attacco dall'esterno. Sia per il terrorismo che per il crimine organizzato ci si sposta fuori dai confini europei, e l'America Latina, dove io mi trovo, rappresenta un bancomat usato sia dai jihadisti che dal crimine organizzato italiano. E qui però ci sono dei problemi enormi, perché per esempio anche quando con complesse operazioni internazionali si riescono ad arrestare i diretti interessati, poi si scopre che si sono naturalizzati nel paese, e quindi si comincia un gioco di richieste di estradizione che può durare anni e che alla fine vanifica anche il lavoro investigativo che poi magari ha portato all'arresto di queste persone in paesi che sono corrotti, che hanno una facilità di piegarsi al crimine che è diversa rispetto a quello dell'Europa. Quindi sulla sfida extraeuropea cosa si può fare secondo lei, al di là delle solite rogatorie e richieste disperate di estradizioni? Lei ha perfettamente ragione. La sfida maggiore è quella che riguarda i rapporti che vanno al di fuori del contesto europeo, perché nel nostro possiamo dire che il bilancio, sia pure con alcune ombre, è sostanzialmente accettabile. Abbiamo fatto progressi rilevanti. Che cosa fare sul piano extraeuropeo? Beh, intanto diciamo che noi come Eurojust, come agenzia europea, attribuiamo grande importanza alla collaborazione con i paesi terzi. L'agenzia vanta oltre 52 punti di contatto operativi al di fuori delle giurisdizioni nazionali europee, e abbiamo degli accordi speciali di collaborazione con gli Stati Uniti, con Confederazione Elvetica, i paesi dell'area balcanica. Abbiamo magistrati che sono distaccati presso l'agenzia, e questo, vi assicuro, produce un grande valore aggiunto alla collaborazione. Abbiamo la necessità di raggiungere molti altri paesi. Io vedo che qui il contesto legale offerto dalle convenzioni internazionali, mi riferisco alle Nazioni Unite, alla Convenzione contro il crimine organizzato, che è stato uno dei grandi, come dire, sogni anche di Giovanni Falcone, ad oggi rappresenta la risposta più avanzata. Dal punto di vista normativo, il problema è nella implementazione. Vede, io ho partecipato nei giorni scorsi ad un meeting organizzato dall'UNODC a Vienna, un gruppo di lavoro dove si parlava di traffico di migranti. E tra le conclusioni, io partecipavo come rappresentante di Eurojust, io ho posto all'attenzione di tutti i partecipanti la necessità che si rilanci l'utilizzo delle squadre investigative comuni. E ho proprio portato un chiaro esempio di una squadra investigativa che abbiamo costituito l'anno scorso con la competente autorità brasiliana, con una complessa attività di lavoro, anche formale, di dialogo con il Ministero. Alla fine la nostra volontà, come dire, ha avuto la meglio rispetto alle procedure, ai formalismi dei rapporti internazionali. Ma al di là di questo, io sono rimasto molto del fatto che in sede di conferenza ONU, quindi a Vienna, ONU-ODC, una delle agenzie delle Nazioni Unite, per poter in qualche modo far accettare questa conclusione, c'è stato un negoziato che è durato 1 giorno e mezzo, perché si discuteva della virgola della parola. Allora, noi abbiamo bisogno di mettere in campo degli strumenti agili che siano in grado di essere efficaci, rapidi e veloci, come è veloce il crimine organizzato. Spesso purtroppo queste procedure si impantanano sui percorsi della diplomazia, che sono sicuramente importanti, le forme vanno osservate, ma non sono più adeguati rispetto a quelle che sono le realtà criminali odierne.
Quindi io sto proponendo sul piano operativo anche ai colleghi sudamericani, nel rispetto ovviamente del quadro giuridico nazionale, il ricorso a questo strumento. Io penso che con le squadre investigative comuni noi faremo grandi progressi, perché finalmente ci è dato uno strumento, un dispositivo giuridico che ci consente di superare i formalismi delle rogatorie, ma piuttosto si va verso la dimensione dello scambio di informazioni in tempo reale. Ovviamente spesso possiamo trovare dei colleghi di buona volontà disponibili a condividere questi strumenti con noi. È molto importante che, come dire, le autorità governative non si frappongono a tutto questo, per cui l'affermazione del principio della rule of law e quindi di sane politiche anticorruzione a livello nazionale che riescano a salvaguardare l'indipendenza del giudiziario è fondamentale. Quindi è illusorio pensare che, come dire, la buona volontà di giudici e procuratori o di apparati di polizia possa avere la meglio se non c'è una chiara volontà politica che supporta questo processo. Perfetto. Per chiudere, cosa dobbiamo aspettarci per il futuro del cittadino europeo? In molte fonti che io ho sentito in Sud America, in Centro America e in Nord America, perché il Messico è in Nord America, mi dicono preparatevi perché è solo una questione di tempo, anche da voi arriverà il fentanyl, e infatti recentemente in Olanda sono stati trovati dei laboratori con dei criminali, degli esperti chimici messicani. Sul fentanyl, peraltro, non è ancora chiaro neanche in Messico chi ci sia realmente dietro, quanto know-how cinese, eccetera. Però c'è un problema di materia prima, no? E in America, per esempio, stanno cercando la giustizia sta cercando di limitare la possibilità di vendere questi precursori che vengono usati. In Europa ci si può preparare a questo, ci si può preparare anche ad altre minacce, come il cybercrime che in America, per esempio, sta distruggendo il mercato del real estate, e quindi ci sono delle sfide che in qualche modo si possono anticipare anche attraverso, anche dal punto di vista proprio penale, insomma, non soltanto investigativo. Sicuramente i fenomeni criminali che lei ha citato sono delle minacce che però io li collocherei non nella prospettiva futuristica e di fenomeni che sono ancora da accadere. Noi già ci stiamo confrontando pesantemente con queste realtà, sia per ciò che riguarda il traffico e la commercializzazione di sostanze psicoattive che sono di produzione chimica e quindi derivati della droga, e quindi per quanto concerne il fentanyl abbiamo evidenze che si tratta di una sostanza che già ha invaso i mercati occidentali. E più in generale è chiaro che la criminalità informatica, attraverso le sue svariate forme, e quindi io per criminalità informatica non comprendo soltanto le varie truffe online, ma comprendo l'uso del deep web, l'uso delle comunicazioni criptate, tutto ciò che in qualche modo ruota intorno alla evoluzione digitale della comunicazione è l'attualità con cui noi oggi già ci confrontiamo con enormi difficoltà. Pensiamo soltanto alla challenge rappresentata appunto per esempio dal sequestrare criptovalute, dall'andare a individuare le criptovalute nei wallet elettronici. Si tratta di casistica che è già, come dire, in maniera prevalente presente nella nostra attività operativa. Che questo richiede un grande investimento a livello di law enforcement, una grande attività di formazione della magistratura, delle forze di polizia, e naturalmente anche qui un contesto legale che sappia rapidamente essere aggiornato e pronto a rispondere a questa sfida. Lei è ottimista, per chiudere sulle io continuo ad essere una grande accanita sostenitrice dell'Europa, pur vivendo da tanti anni fuori dall'Europa. Credo che l'Europa sia stata, nelle forme in cui è, un grande strumento per evolvere tutti. Lei pensa che riusciremo di qui a qualche anno realmente avere un sistema più solido e più equamente distribuito tra i paesi per contrastare questa minaccia enorme che è il terrorismo e il crimine? Guardi, io sono ottimista perché credo molto
forza dell'impegno e della forza della volontà. Io penso che a livello europeo noi abbiamo forse neppure la consapevolezza dei grandi progressi che sono stati compiuti e del grande valore aggiunto che è dato appunto dalla capacità dei paesi dell'Unione Europea, sia pure con tante contraddizioni, con un processo lento, a volte contraddittorio, di pervenire come dire, a costituire dei modelli virtuosi, no? Dei modelli virtuosi per il funzionamento. Adesso, al di là del fatto che io rappresento Eurojust e sono vicepresidente di questa agenzia, io le devo dire che non passa un giorno che noi non andiamo a risolvere una serie di problematiche che impattano positivamente sulla cooperazione e quindi sulla sicurezza dei cittadini. Abbiamo il dovere di essere ottimisti, accompagnando tutto questo ottimismo psicologico da una grande volontà, da un grande impegno, che poi era l'insegnamento di Giovanni Falcone. Le mafie non sono prodotti umani, come tutti i prodotti umani sono destinati anche a morire, a concludersi nella loro operatività, ma, ricordava Giovanni Falcone, e questo è un messaggio spesso obliterato, richiedono che tutte le istituzioni e tutti gli uomini coinvolti sappiano esprimersi al meglio delle loro possibilità, delle loro capacità. Quindi, ecco, solo uno sforzo collettivo, non individuale, può, secondo me, avere la meglio. Io la ringrazio davvero infinitamente, grazie mille.